con un'ottima stabilizzazione delle vibrazioni, un doppio schermo anche frontale, la SJ Cam SJ11 Active è la migliore action cam economica? Ciao, sono Marco e sto cercando la migliore action cam economica, che per me vuol dire entro i 100 euro, e questa è appena scesa di prezzo. E come al solito i link in descrizione con le migliori offerte, la metterò a confronto con la migliore action cam del 2024, quindi la Cerastes V9, stai tranquillo lì, non ti agitare, tu hai avuto paura per un attimo, ma anche la Caso, la Caso V50e, se gli copro il sensore, la GoPro e la DJI Osmo Action, perché vale la pena spendere 300 euro invece di 100? Lo vedremo subito, iniziamo con la stabilizzazione, rock and roll. E questa era un po' agitata, vediamo la prossima scena sull'ottovolante, vi faccio anche un fermo immagine e si notano meglio le differenze. Notate come i colpi secchi si notano tantissimo nella Caso mentre vengono compensati dalla SJ Cam. Questo significa che se andiamo a vedere in slow motion i singoli frame che compongono il video, noteremo che quelli della Caso sono tutti mossi mentre quelli della SJ Cam sono ben definiti. Questo restituisce un'impressione globale di maggiore stabilità per i video della SJ Cam SJ11A, quando li guardiamo a velocità normale. Facciamo ancora delle prove pratiche di stabilizzazione delle immagini passando per un timelapse sull'autostrada dei Fiori. Sì, se mi conoscete sapete che stiamo andando a Loano, in provincia di Savona. Il timelapse è ok, ma avete notato come il bilanciamento automatico del bianco ci mette un po' a passare dal giallo al bianco quando siamo in galleria? Edoardo ha appena rubato la SJ Cam a Sara e corre tenendola in mano, senza troppo preoccuparsi di tenerla stabile. E se le immagini vi sembravano mosse, guardate il confronto con la Caso V50e. Una camera con una super stabilizzazione rende bene anche quando lo montiamo su una pagaia. O forse no? Certo, la posizione in fondo alla pagaia la espone a movimenti molto ampi. Anche qua vediamo il confronto con la Caso V50e, un altro pianeta. Ho voluto vedere quanto peggiorano il video e l'audio quando la camera registra da dentro la sua custodia subacquea. La prima parte è registrata usando la Insta360 Go 3. Andiamo non granché, vero? Un settaggio molto importante se volete che la camera stabilizzi i video è il Gyro Sensor On. Giro sensor off, muovo poco la mano. Muovo tanto la mano. Giro sensor on, muovo poco la mano. Muovo tanto la mano. E devo dire che a me, quelli che fanno la prova correndo e dicono però si vedeva stabilmente anche se correvo, sì, ma qual è l'ampiezza del movimento, la frequenza delle vibrazioni? Usiamo una macchina per fare questi test e vediamo le velocità da 1 a 5, 1 2, siamo già sicuri che ce la farà perché non è un'action cam economica di quelle di basso livello. Vediamo dal 3 al 5 se ce la fa. 3, 4, 'Ed è andata molto bene, ha stabilizzato meglio della DJI Osmo Action. E voi direte, era la Osmo Action 1. Allora vediamo con la Osmo Action 4 e la GoPro 11, che sono di un certo livello. 4,
Slow motion molto soddisfacente. Possiamo fare 2x, 4x e 8x rallentato. O forse sarebbe più corretto dire 8 diviso. L'unica perdita in questo caso è nella risoluzione, però la resa cromatica resta di buon livello. E queste action cam, se vogliono diventare action cam di un certo livello, devono avere tante impostazioni per personalizzare l'immagine. E queste le ha. Vediamo le più importanti, più che 1000 parole, 3 secondi per ogni impostazione e che effetto fa. Vediamolo. LCD Color modifica la saturazione del colore mostrata nello schermo LCD e non ha effetto alcuno sull'immagine registrata. Per ottenere la migliore qualità possibile sarebbe meglio lasciare il contrasto basso e poi aumentarlo solo in post-produzione. Incide prima sulle basse luci, poi sulle alte luci. Stessa osservazione di prima, ma se non si vuole fare post-produzione si può lasciare a metà per evitare l'effetto di sfocatura. La saturazione si può lasciare a metà perché il livello minimo richiede davvero post-produzione. Il livello massimo è davvero esagerato. Guardate il telo da spiaggia. Molto evidente l'effetto del setting brightness, che nelle posizioni estreme è davvero eccessivo. E abbiamo capito che mi piace, che tutte le impostazioni è meglio lasciarle nella posizione di default, vuol dire che comunque sono state pensate bene, tranne il contrasto che per me è meglio lasciarlo low, eventualmente alzarlo in post-produzione de gustibus, come più vi aggrada. Ma che cosa fa la noise reduction? Con un sensore e una lente piccola, l'equivalente dei pixel per il sensore fotosito riceve molta poca luce. Se non siamo in pieno giorno, il segnale video è debole, quindi bisogna aumentare il guadagno ISO, ma si aumenta anche il rumore digitale intrinseco. L'algoritmo cerca di fare una media dei valori adiacenti per restituire un'immagine più uniforme, ma al massimo livello potrebbe togliere definizione all'immagine. Guardate il mocio. L'ideale sarebbe avere un'impostazione che con tanta luce non toglie definizione e con poca luce abbassa il rumore digitale. Non è un gimmick, un nerd gimmick, funziona davvero ed è meglio anche lui postarlo nella posizione mediana, vuol dire che gli ingegneri della SJ Cam hanno fatto un ottimo lavoro. Adesso andiamo a vedere l'effetto della distorsione prospettica muovendo l'action cam su un orizzonte al mare. Se si nota l'effetto pin cushion, quindi fish eye grandangolare di queste lenti. Una delle correzioni più efficienti che ho visto, e adesso voglio vedere come rende di notte in condizioni di vero low light, quindi di notte in autostrada, ISO da 100 a 3200, il confronto. Ok colori. EV0 ISO 3200 WDR. Con un guadagno molto alto ovviamente abbiamo più luminosità e più rumore digitale. Però avete notato come con un guadagno basso l'auto white balance fallisce e l'immagine tende al giallo? E in low light il white balance è meglio impostarlo a mano per sicurezza, ma adesso voglio vedere la sensibilità EV, come è meglio impostarla per avere la migliore qualità di immagine. Per fare ciò andiamo dal mare ai monti, occhio alle spalle di Noemi, occhio alle rocce a sinistra. Per voi. Con EV uguale a 0 un forte contrasto di luce non viene gestito bene, anche se siamo già a sera, non più con una forte luce diurna. Non è un grosso problema perché lo impostiamo a meno 2/3 e ce lo dimentichiamo. Però guardate le ultime clip, ci sono alcuni dettagli più esposti al sole e questi vengono bruciati con EV uguale a 0. Invece impostando la correzione a via meno 2/3 le parti più chiare conservano più dettagli, quelle meno esposte al sole sono più scure, ma non si perde molto dettaglio, per fortuna. Una volta impostata la sensibilità EV, devo dire che la camera reagisce bene ai campi di illuminazione in un ampio spettro di luminosità, da sole pieno fino al crepuscolo, anche in un timelapse. Non male.
Certo, non vi aspettate di fare uno Starlapse, perché non vedreste molto. Quindi connetto il cavo USB-C. Si accende, ok. E se dico mass storage, qua dovrebbe venire fuori. Perfetto. E posso accedere all'immagine. Perfetto. Quindi posso scorrerle. Perfetto. Se invece la spengo così brutalmente, vabbè, la riattacco e dico che voglio usarla come webcam. PC camera. Ok, PC camera, quindi adesso lo dovrebbe vedere come webcam. Avvio l'app. No, sono qua. Ok. Ti metto qua di fianco all'iPhone per fare un confronto. Questa è la SJ Cam. Adesso l'iPhone. Sì, è possibile, è addirittura più ampio l'iPhone come. Ma pensa. Sì, incredibile, più definita, non è male. Ok, questo è Windows o Windows, come qualcuno giustamente lo chiama. Quindi collego anche a PC Windows, cavo USB-C, dico PC camera, qua gli dico webcam, ovviamente mi va nello schermo sbagliato, io volevo vedere grande. Sì, anche qua un po' di rumore digitale c'è, però immagino non è male. E se invece lo sconnetto, no? Avvio Windows Explorer, ok, e lo collego e gli dico disco, anche su Windows dovrebbe vederlo. Mass storage, quindi perfetto, e anche di questo c'è la mia playlist. Perfetto. Uno degli usi più comuni per l'action camera è prendere i giri in moto, quindi vediamo com'è andata con la mia moto. Moto, c'è una ruota ai fiori. L'ambientazione è bella anche se siamo a veramente pochi minuti da Milano. Vediamo come si comporta con le vibrazioni e con il vento, perché sarà montata direttamente qua sulla ruota, quindi voglio vedere tutto il vento che prende in faccia, come lo gestisce. Ho impostato l'antivento. A me non dispiace la resa in moto. Una buona compensazione delle vibrazioni regala un'immagine abbastanza ben definita e una volta impostata la correzione EV, come abbiamo visto prima, le immagini mostrano un discreto equilibrio e la camera si imposta per la corretta luminosità. Avevo usato sullo Spluga la Cerastes V9, quindi possiamo fare un bel confronto e vedere come sono andate con la mia moto. Sì, moto. Per fare un test fatto bene, ho provato a montarla sul casco. Adesso vediamo come registra dietro. E qua siamo dietro. Cioè, quando c'è il noise reduction è come se l'algoritmo fosse eccessivo, c'è un rumore digitale sotto.
devo fare un test. E siccome mi piacciono le prove scientifiche, un ventilatore che faremo andare a varie velocità, un anemometro con cui misureremo l'intensità del vento e a quel punto potremo vedere la action cam come si comporta con varie velocità del vento per ridurre il rumore del vento, se sono buoni i microfoni. Siccome avremo le velocità del vento misurate a confronto con altre action cam, potremo dire se è meglio o peggio delle altre action cam nel ridurre il rumore del vento. Cominciamo. Ok, siamo a 70 cm, il noise reduction è spento, quindi l'audio mi aspetto che si sentirà bene. Andiamo a circa 1 metro, noise reduction off a 1 metro, l'audio si deve comunque sentire. 2 metri, noise reduction off, 2 metri l'audio si sente così, 3 metri l'audio si sente così con la SJ Cam, vado a 4 metri, SJ Cam inizia a essere una bella distanza. Sto facendo la voce da diaframma, la faccio anche a 5 metri, la voce da diaframma, audio SJ Cam. Se parlo con la voce forte si sente così, se uso la voce normale invece l'audio così. E ci sono anche dei cani che stanno sbagliando. Vado a 10 metri, esagero, e questo è l'audio SG Cam, sono 10 metri di distanza, quindi non mi aspetto che si senta un granché, qualsiasi cosa. Va bene, siamo sempre a distanza di braccio, a circa 70 cm, con la noise reduction capiamo se si sente di meno il rumore di fondo. Facciamo la solita prova, quindi andiamo circa 1 metro con il noise reduction, questo è l'audio dell'SG Cam a 1 metro, circa 2 metri con il noise reduction, l'audio si sente così, a 3 metri con il noise reduction inizia a essere una buona distanza, e a 4 metri con il noise reduction con una buona voce di diaframma, l'audio si sente così. Andiamo a 5 metri, sempre con la voce profonda del diaframma, si sente così, metto una voce più bassa, parlo con una persona che l'audio si sente così.
Guarda, 10 metri, siamo a 10 metri, con una voce forte, SJ Cam, SJ 11, registra l'audio. E dopo tutte queste prove pratiche non è che sia così convinto della resa colorimetrica, e allora ho portato un color checker e altre action cam in modo da fare un confronto su come rende i colori. Di queste 3 immagini non ce n'è nessuna che mi faccia impazzire, ma obiettivamente la SJ Cam è quella con i colori più piacevoli, soprattutto per l'incarnato che, vabbè, poi nella Drift Ghost tende fin troppo al giallo. Chiunque faccia color correction tende a rendere gli incarnati più rosei, aumentando un po' la saturazione. La SJ Cam va in quella direzione, ma forse un po' troppo. Guardate l'immagine con il bianco bilanciato del DJI Pocket 3 che ci deve fare da riferimento. E siccome a me non piace dire ho registrato un cielo bellissimo, era un azzurro verde, una tonalità verde, un cielo, ma sei sicuro che registri dei colori affidabili? E per fare la prova scientifica devo ringraziare Datacolor che mi ha fornito lo Spider Checker Video e lo Spider Cube, con una figata per regolare alte luci e basse luci, con la pallina riflettente e questo buco che dà sul nero, per cui anche di giorno le basse luci le potete regolare senza nessun tipo di dubbio, veramente figo. E ho fatto una prova scientifica con la SJ Cam SG11A fatta in 3 condizioni standard, quindi luce di giorno normale, luce calda tipo al tramonto, lampadina incandescenza 3000K, luce fredda con tante nuvole 6500K. Con il confronto con lo Spider Checker Video e come registra la SJ Cam ho potuto dire se c'era troppa, poca saturazione, se tende sul rosso, sul verde, se ha un comportamento comunque stabile. Andiamo a vedere com'è andata. In piena luce del giorno le tonalità del rosso hanno un incremento di saturazione definito, il che porta a incarnati più intensi e vibranti. È il tipo di modifica che si fa in post-produzione, qua con uno spostamento di 3 gradi verso il magenta da una parte e la riduzione della componente arancione dall'altra. L'effetto finale è un incarnato più carico, ma non del tutto naturale. Le tonalità di blu sono leggermente più fredde e meno sature, ma parliamo di 2 gradi, è quasi impercettibile. Purtroppo, in condizioni di luce calda come al tramonto, vari toni del rosso vedono la diminuzione della luminosità e un calo sensibile della saturazione. Il nostro cervello, che si aspettava il rosso brillante, ci dà una sensazione di un incarnato sporco, giallognolo o terroso, come se fosse stato usato un fondotinta di argilla. Con una temperatura colore molto alta, per esempio con il cielo nuvoloso, ritroviamo la deviazione di toni rossi di 5 gradi verso il magenta con una maggiore saturazione, mentre i rossi aranci tendono a diventare più puri. Purtroppo i verdi perdono la loro vivacità a causa di una drastica riduzione della saturazione, così come la tonalità blu-ciano. Se notate, la vegetazione sulla scogliera è diventata aliena, molto innaturale, purtroppo. E mentre facevo tutti questi test sulla resa cromatica mi sono reso conto che in pratica ho fatto le LUT. Per cui voi che avete già comprato o avete intenzione di comprare SJ Cam SJ11 Active, scaricate sempre il link in descrizione le LUT gratuitamente, che per la maggior parte delle condizioni, quindi da 3000, 5000, 6500K, rendono i colori giusti come dovrebbero essere. Da lì in poi potete customizzarli, farli più saturi, meno saturi, più rossi, più verde, quello che vi pare per esaltare l'immagine. Però a questo punto avete un action cam che stabilizza benissimo, doppio schermo anche frontale, i colori a questo punto con le look che vi metto a disposizione sono buoni, doppio schermo, l'audio è abbastanza buono, l'antivento fa un po' fatica, rende l'audio un po' strano, la resa di notte, allora c'è impostare con alcune attenzioni, tipo impostare white balance a mano, non è il massimo, c'è di molto meglio obiettivamente. È di sicuro una buona action cam, la consiglio, secondo me entro i 100 euro è un buon candidato. Mi piacerebbe che ci fosse un action cam con queste caratteristiche che costasse 70-80 euro, allora sarebbe veramente forte. Così è abbastanza il suo prezzo ed è una bella macchina obiettivamente. Va bene, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Come al solito lasciatemi un like se ciò vi è piaciuto, se ho dimenticato qualcosa scrivetemi che poi faccio i test, tipo non so, funziona collegata alla corrente, funziona come dashcam? Sì, funziona come dashcam, funziona in live? Sì, funziona in live, però insomma se vi viene in mente qualcosa scrivetemi e vi rispondo. Potrei metterci un po' un disastro, però rispondo.